In a German fairy tale, a hermit climbs an oak tree in a dark, wild forest to escape from a pack of wolves on the hunt for prey. Then, from nowhere, a beautiful, brave young woman appears and chases the creatures away. To thank her, the hermit prophesies that she and the tree in which he had taken refuge will enjoy eternal fame. Years later, a painter portrayed her as a Madonna on a wooden oval taken from that very same oak. And so the prophecy came true. The painting became one of the most beautiful in the history of art. The hand that painted it was that of a prodigious and versatile young artist, driven by a single purpose: the quest for absolute beauty. His name was Raphael. Raphael's universe is strewn with sublime masterpieces, radiating images of unique women, shining stars in a galaxy of perfection. The mother, the patroness, the lover, the goddess. These are the protagonists of the artist's life that helped him create the myth of ideal beauty. Nestled in the hills of central Italy, an almost magical city reaches for the skies. Here, the young prodigy was born in 1483, and it is here that our legend begins, in the city of Urbino. During the Italian Renaissance, it was one of the peninsula's most important courts, attracting artists and intellectuals from all over Europe, many of whom made it their home. Raphael took his first steps up and down the steep streets of this city between his father's workshop and his home, in an atmosphere imbued with family love. This is how he discovered his gift, the art of giving birth to beauty. Raffaello nasce in una famiglia dove Giovanni Santi, suo padre, è un umanista. È una persona colta che certamente ha trasmesso anche al figlio dei contenuti e delle riflessioni. Lui aveva sposato Magia Ciarla, probabilmente il nome è un diminutivo di Maddalena, di una famiglia molto benestante di Urbino, cioè erano una coppia che stava bene e che era inserita in quel contesto. Vasari parla di questa cura che aveva il padre nei confronti di questo bambino e io personalmente ritengo da diverse cose che questo bambino fosse veramente un bambino prodigio, una specie di Mozart della pittura.
Raffaello ha la sua infanzia tragicamente marcata dalla scomparsa della mamma quando lui ha 8 anni. Tradition has it that Giovanni Santi portrayed his wife dressed as the Madonna for this painting, which is preserved in the house where Raphael grew up. With a habitual maternal gesture, the woman soothes her child to sleep, as though she was singing a lullaby. The love of a family seems to come to life in just a few centimeters of plaster, and we can imagine that, thanks to this fresco, Raphael was able to preserve his mother's memory. It's no surprise that the painter would return to the theme of the Madonna and Child for the rest of his life. Il tema delle Madonne è un tema portante di tutta la carriera di Raffaello. Le ha dipinte sempre dai primissimi anni fino agli ultimi sostanzialmente, ambientate in natura con vari personaggi che le circondano, e basterebbe anche seguire alcuni di questi dipinti per cogliere queste continue evoluzioni della pittura di Raffaello. Le primissime, ce ne sono 3 molto belle conservate a Berlino, sono davvero ancora molto legate alla pittura umbra. Their calm, oval faces are peaceful, gently flushed by the serenity of a moment of affection that is moving in its simplicity. It is in these devotional Madonnas that the young Raphael demonstrates his prodigious talent for the first time. Dobbiamo pensare innanzitutto che quel sentimento che trasmette questa compostezza e questo equilibrio assoluto siano in qualche modo anche il vagheggiamento di un rapporto con la mamma che si è interrotto bruscamente quando lui aveva 8 anni. Raphael's first Madonnas embody all the influences he received from the artists who made Urbino the most fascinating artistic cauldron in Europe. His father, Giovanni Santi, Pedro Berrughete, Justus of Ghent, Piero della Francesca, and Perugino. At the start of the 1500s, the spirit of this very city was embodied by a woman, the Duchess who rebuilt the court of Urbino by becoming a patron of the arts. Elisabetta Gonzaga. Elisabetta Gonzaga ebbe in sorte di reggere realmente, fisicamente e politicamente il Ducato di Montefeltro in un momento molto critico della storia di Urbino, perché era minacciata da Cesare Borgia, alleato in un primo tempo con il Papa. Suo marito non solo era molto cagionevole di salute, ma era costretto continuamente a scappare, a muoversi. Quindi le redini reali del ducato le teneva Elisabetta. Lei era una grande organizzatrice di cultura, come si direbbe oggi, uno dei personaggi più famosi dell'epoca, capace di attirare attorno a sé intellettuali, artisti. Her gaze is severe yet composed, as though ruling her court with an iron will.
Behind her lies the landscape of the territory she governs. This is Elisabetta Gonzaga, as seen through the eyes and the paintbrush of the young Raphael, coming to grips with the portrait of a powerful figure for the first time. Viene rappresentata in perfetta frontalità, in un'immagine apparentemente un po' inespressiva dal punto di vista psicologico. L'abito è chiaramente un segno di potere, con dei motivi di oro e di nero che creano un effetto geometrico bellissimo. Una specie di collanina che ha intorno alla fronte reca uno scorpione. C'è un'ipotesi abbastanza verosimile che sia legato alle vicissitudini con Cesare Borgia, diciamo una sorta di amuleto contro il male, contro la minaccia, il pericolo di un'invasione che in effetti poi avvenne. At the court of Urbino, yet another lady fell for Raphael's unique style and genius. The painter portrayed her in silence, allowing the painting to speak for itself. The picture is known as La Muta because of the apparent silence, sense of self-control within the picture. And yet there's something about her self-possessed mood that led to this name being attributed to it. Is an enigmatic picture. It seems to respond to Netherlandish models. It has this peculiar feature of a finger pressed as though on the picture frame that creates a distance between us and the image. She is a dominating presence, a person who plainly felt comfortable in Raphael's company and who Raphael, I think we can feel, felt warmly towards. Raffigura una vedova. Questa è una delle caratteristiche del dipinto, il colore, gli anelli, eccetera. Sono caratteristici di una persona vedova. Vedova, chi poteva essere alla corte di Urbino? Certamente l'ipotesi che è stata fatta più probabile era Giovanna Feltria. Quest'aria triste si confà, questo mutismo, queste labbra serrate si confanno a una donna che aveva passato delle diverse vicissitudini nella vita. The elegant geometries of the court of Urbino are reflected in the women that governed it. Women who recognized Raphael's rare genius before many others. It was indeed Giovanna Feltria who wrote a letter in 1504 to the Gonfalonier of Florence, Pier Soderini, changing the young prodigy's life forever. In questa lettera, ammesso che sia vera, perché c'è chi ha dubitato e pensa che si tratti di un falso fatto nel Settecento, Giovanna Feltria raccomanda al Soderini Raffaello, dicendo che è un bravissimo pittore e che il latore di questa lettera, cioè il portatore di questa lettera, è Raffaello da Urbino, giovane e talentuoso pittore. Perché è importante? Perché, guarda caso, è una donna che raccomanda un pittore a un gonfaloniere della Repubblica maschio.
il che significa che in quel momento una raccomandazione di una donna di rango elevato aveva importanza altissima. I love him extremely and would wish for him to perfect his talents. I recommend him to your lordship most highly. Art is an enchantment that heals the soul. And so La Muta broke her silence to grant Raphael the chance of a new life. The young prodigy was ready to astound other cities, adapting his pictorial language and to render the enchantment sublime. Raphael was 20 when he arrived in Florence, and he was utterly captivated by the city's charm and artistic vitality. The Italian Renaissance was about to spring into action. Arrivo a Firenze e crea un terremoto nella mente e nella pittura di Raffaello. Firenze in quegli anni, tra il 1504 e il 1508, è un po' come Parigi intorno al 1907. Cioè sono quei luoghi dove cambia radicalmente nel giro di pochi anni la storia dell'arte dell'Occidente. Quindi Raffaello si rende conto di questo e decide di andare a vivere lì per cogliere in prima persona questo mutamento. Raphael was still a young painter whose career had yet to take off. In Florence, giants like Michelangelo and Leonardo were in fierce competition, producing works of genius. Raphael studied these great men's moves to achieve his goal, ideal beauty. Raphael's experience in Florence was not altogether happy. He did not break in and get any altarpiece commissions until the very last year that he was there. Mostly he was working for a few private patrons who supported him with small commissions whilst he was doing his study of Michelangelo and Leonardo. After painstaking studies and feverish passion, he took up his favorite theme, the Madonna and Child. And now, the painter was ready to depict this subject in a revolutionary new way. Lui improvvisamente si confronta con un modo totalmente nuovo di concepire il gruppo sacro. Da un lato guarda al grande cartone che Leonardo aveva dipinto per la Santissima Annunziata, con questi incastri straordinariamente complicati di figure immerse nel chiaroscuro, e dall'altro guarda invece a cose apparentemente opposte, le invenzioni di Michelangelo, i tondi, il tondo Pitti, il tondo Taddei, il tondo Doni ovviamente. Una concezione opposta dell'arte, molto più scultorea, però c'è questa stessa idea di dare al gruppo della Madonna col Bambino una sorta di architettura, di monumentalità interna. E infatti Raffaello dipinge alcune Madonne dove mette a frutto questi due diversi influssi, dando però a queste invenzioni una caratteristica propria, perché queste Madonne di Raffaello sono poi solo di Raffaello, sono diverse da quelle di Michelangelo e da quelle di Leonardo. The painter created tenderly poetic images that are astounding in their naturalness.
Mary is a mother like any other, who momentarily puts down her book to check on her son as he plays with his cousin. The book contains knowledge of Jesus' tragic and inescapable destiny, a fate sometimes represented by the symbol of the goldfinch. But the two children pay no heed to the portents of the future. They are carefree, living only in the present. Raphael had to evolve his own style to create such lyrical compositions, demonstrating a profound awareness of human nature. It is an artistic revelation, one which he learned from an eccentric and visionary genius 30 years his senior, Leonardo da Vinci. Leonardo nel 1503 stava dipingendo la Gioconda. Quindi quando Raffaello arriva a Firenze nel 4 e va sicuramente a visitare questo grande pittore, vede la Gioconda in corso di realizzazione. Quindi probabilmente il volto della Gioconda era già realizzato. Quello che però lo colpisce non è tanto l'aspetto misterioso della Gioconda, è da un lato l'immersione della figura nel paesaggio e soprattutto la capacità che Leonardo aveva, come lui diceva, di rappresentare non tanto le fattezze del volto, che tutti i buoni pittori sapevano riprodurre, ma di rappresentare i moti dell'animo. Noi oggi diremmo la psicologia. Raphael was very impressed by this new way of painting women, and above all else he wanted to acquire the same skill as Leonardo in portraying the female subject. The three-quarter pose, the folded hands, the eyes gazing straight at the painter, these are the elements he took from his study of the Mona Lisa, and which can be admired in one of his most famous portraits. Today, this portrait is known as Young Woman with Unicorn. It's a Florentine portrait, and it shows in her lap a unicorn. Now, this seems to have been a symbol of chastity. It is also sometimes a family symbol, and the oddity of the portrait now is something that we find quite hard to get our heads around. But there are a number of related works which show unicorns very prominently. Non sappiamo chi sia, probabilmente è una fanciulla di una buona e ricca famiglia fiorentina, però il quadro ha a monte una storia molto interessante, perché questo dipinto, che si trova nella Galleria Borghese, è stato riscoperto in un modo abbastanza straordinario da Roberto Longhi, il quale negli anni '20, andando a esaminare i dipinti, anche quelli conservati nei depositi della Galleria Borghese, si era trovato di fronte a questo strano quadro rimaneggiato nel Cinquecento, forse anche nel Seicento, dove un ritratto femminile era stato chiaramente trasformato in un'immagine di una santa. Si vedeva molto bene dalle foto che questa figura di dama con i capelli biondi aveva in mano una ruota dentata e quindi era stata trasformata in una Santa Caterina d'Alessandria. Longhi, che aveva un occhio straordinariamente acuto, come quasi nessun altro storico dell'arte della sua epoca, si era reso conto che sotto a questi rifacimenti ci doveva essere qualcosa di straordinario. Il quadro fu messo in mano a un restauratore, furono tolte queste aggiunte posteriori e appunto fu riscoperto un capolavoro di Raffaello, ritrovando che questa fanciulla in origine aveva in mano questo animaletto. Raphael strove to find a new feminine ideal, and he sought it in the famous faces of the Florentine noblewomen, who were often collectors of great masterpieces.
Among them was the young daughter of one of the wealthiest families in Florence, Maddalena Strozzi. Il dipinto dedicato da Raffaello a Maddalena Strozzi a prima vista può stupire, soprattutto se teniamo conto che il modello era giovanissimo. Maddalena Strozzi, quando Raffaello dipinge il quadro, io penso nel 1506, avrebbe 17 anni. Se noi guardiamo il dipinto, e se dovessimo dare un'età alla persona, daremmo un'età molto più avanzata. All'epoca le giovani spose spesso amavano farsi ritrarre in modo più maturo di quanto non fossero realmente. Ci si sposava prestissimo, nel 400, nel 500. Ci si sposava a 12, 13, 14 anni in certi casi e quindi per assumere il ruolo di madre di famiglia, di sposa, queste immagini spesso mostravano un'età più avanzata. Calm, collected and strong. The women Raphael painted are unique, as is the way the painter portrayed them. And it is thanks to another woman that Raphael was able to continue his prodigious quest. A bloody battle rages in the city of Perugia. The aftermath of a fratricidal war besmirches the Baglioni family's honor. Atalanta disowns her son Griffonetto for having murdered his own cousin. She banishes him outside the palace walls, where he is struck down by the swords of family rivals, looking for revenge. When the mother runs towards her son's body, it is already too late. Griffonetto is dead. Raphael commemorated this episode with a movingly dramatic painting, The Borghese Entombment. It is tempting to think that Raphael is alluding to Griffonetto in the lifeless body of Christ, and that the Madonna, fainting away on the right, represents the young man's mother, Atalanta. Le fonti dell'epoca ricordano appunto il corpo di questo ragazzo martoriato e lo strazio della madre che si era in qualche modo pentita di averlo prima rifiutato e poi di avere visto il figlio, come dire, ucciso in modo così drammatico. The Borghese entombment in the Galleria Borghese in Rome was painted for Atalanta Baglione in 1507 for the church of San Francesco al Prato in Perugia. As such, the mother commissioning this subject was creating a link between her family, her tragedy, and this Christological episode. This was recognized from the period and was greatly enhanced by later scholars. Nella scena del trasporto sembra anche che Raffaello tenga presente dei sarcofagi antichi
i famosi sarcofagi di Meleagro, che avevano rappresentato la morte di Meleagro in questo stesso modo, con un cadavere portato in una sorta di corteo, con il braccio che cadeva in primo piano. È stato chiamato il braccio della morte, con questo gioco di parole abbastanza suggestivo. È un'immagine che soprattutto ha un grande futuro. Basti pensare a dei grandissimi artisti che si sono ispirati a questa immagine. Caravaggio, in primis, con la famosa deposizione di Cristo che oggi è nei Musei Vaticani, ma poi per secoli. Uno dei dipinti più famosi di David, il famoso Marat morto, la morte di Marat, che oggi è a Bruxelles, presenta questo stesso motivo del braccio che cade senza vita e che tocca terra, diventa un simbolo in qualche modo eterno della capacità dell'artista di rappresentare il momento del passaggio dalla vita alla morte. His original drawings look just like a Perugino model with Christ lying on the ground. But at a certain point, Christ is picked up and is carried in the picture, and that becomes a much more dynamic scene. Today, we can still admire many of Raphael's drawings and understand his painstaking designs. For the artist, the search for ideal beauty in any painting always began from the very first studies. La grazia e la classicità e la purezza del segno di Raffaello, a mio parere, è assolutamente impareggiabile. Forse davvero il più grande disegnatore della sua epoca. Il disegno era considerato in assoluto la pratica più importante addirittura della pittura in sé per sé. Il disegno come Dio segno, il segno di Dio. Raffaello era un pittore che utilizzava il disegno come una palestra di idee, da poter cambiare, correggere, affinare, perfezionare, e quando i disegni sono conservati riusciamo incredibilmente a rientrare nel laboratorio mentale dell'artista in qualche modo, mettendoli in fila e studiandoli. Sul disegno come strumento di indagine è possibile ragionare, secondo me, in maniera particolarmente efficace a partire dalla Madonna del Duca d'Alba, che è un disegno molto particolare perché conserva sul recto il lavoro di Raffaello sulle sue passate esperienze fiorentine e dunque su Leonardo e su Michelangelo del Tondo Taddei, ma reca sul verso un primo indizio della scoperta della volta Sistina, cioè lo studio a parte della sola figura della Madonna del Duca d'Alba deriva dall'Adamo della volta Sistina. Quindi noi abbiamo la possibilità di vedere in un solo disegno, sul recto e sul verso, l'assimilazione rapidissima di Raffaello di queste grandi novità portate da Michelangelo a Roma. Innovations that came to life on paper. This is how Raphael explored the feminine universe. At the time, painters usually employed male models, even to draw women. But Raphael was not like other painters. He decided to use real female models, something no one had ever done before. It's very interesting to look at his access to female models throughout his career. And more extraordinarily, he is able also to paint nude female models, effectively the first female nudes of the modern period. How did this come about? Well, he seems to have been a lover of women throughout his life, but it also seems that he effectively developed new practices, inviting women to pose for him nude, and that is a trend that starts in this period, then becomes very common and is now a standard part of artistic training.
Raphael needed a breakthrough in his quest for ideal beauty. There was only one place in Italy where his vision of art could find an infinity of new stimuli: Rome. In 1508, when Raphael was 25 years old, he arrived in the eternal city to become its prince, and never to leave it again. Before long, he became painter to the Pope, creating one of the most famous painting cycles in the world, Raphael's Rooms. He could finally observe the classical beauty of antiquity. He was enthralled and studied it day and night. Here, he found the inspiration that gave life to his personal and inimitable image of woman. On the seashore appears a nymph called Galatea. She comes out of the water, revealing herself to the world of mortals to meet with the man she loves, the shepherd Archie. The two come together in their idyll of love under the pure light of the moon. But the stars are not the only ones to witness this triumph of passion. The Cyclops Polyphemus is spying on them. Consumed with jealousy, in a towering rage, he hurls a boulder at the shepherd, killing him. In despair, Galatea transforms her lover's blood into the waters of a river that she navigates in her shell so as to embrace him for all eternity in the waves of the sea. In the villa of Agostino Chigi, the richest banker in Rome, Raphael recounted this myth, chancing upon the image of his ideal woman. Il parvient à atteindre cet idéal de beauté féminine avec le portrait de Galatée. Galatée est sans doute donc l'image qui se rapproche le plus de cet idéal. L'ideale di Raffaello è ben rappresentato da una lettera famosa che lui scrive a Baldassar Castiglione. In questa lettera lui parla della Galatea. Lui dice con una battuta, ora purtroppo dice c'è una grande penuria di bellezze in questo periodo, ci sono poche donne così belle e quindi quello che ho potuto fare è di creare una mia idea di bellezza. Usa questa parola, idea, che poi ha un'enorme fortuna. L'idea della bellezza ideale per certi versi nasce proprio in questo periodo. E quindi questo ci fa capire che quel tipo di bellezza che Raffaello mette a punto, sia nelle figure femminili che in quelle maschili, è spesso un tipo di bellezza mentale, cerebrale. Lui si è ispirato alla testa di una bella donna, alle braccia di un'altra, al seno di un'altra ancora e alle gambe di un'altra. E così ha ricreato una figura assolutamente idealizzata e assolutamente classica. Il Raffaello romano che noi vediamo nella Galatea è pieno di riferimenti classici, ma è anche fortemente michelangiolesco. La torsione della figura femminile richiama sì la Leda di Leonardo, ma è anche, diciamo, nerboruta, muscolosa e forte come le figure della volta Sistina. Elle est à la fois ancrée dans toutes les références à l'Antiquité,
dans une réalité très charnelle. Et en même temps, elle est complètement absente de la scène, avec son regard tourné vers le ciel, sa posture, sa position qui est en torsion et complètement aspirée, comme si elle était aspirée vers le haut, vers quelque chose de divin, vers quelque chose de plus spirituel. Et cette image de beauté, c'est vraiment cette quête-là que poursuit Raphaël tout au long de sa carrière. Now this allowed him to paint a female nude. She builds on everything that he had studied in Florence from Leonardo, this exaggerated contrapposto. It's not a pose you can hold to twist your body one way, push a leg out, lift your head up high. I'm not going to try and do it further than that. This energy allowed him to show off his mastery of these forms, of the female nude, and to effectively set himself up in contrast to Michelangelo as the painter of the male nude in the Sistine Chapel ceiling, and Raphael as the master of the female nude. Agostino Chigi was thrilled by the Galatea's whirling energy, and he decided to commission Raphael to decorate the rooms of his villa. This gave rise to one of the most fascinating pictorial cycles of the painter's career, the Loggia of Cupid and Psyche. Agostino era un ricco banchiere senese, creava questa sua villa suburbana a Roma e tornava da Venezia in quel momento. Lui aveva un'amante a Venezia, che è questa Francesca Ordeaschi. The artist had the task of translating the love between Agostino and his future bride Francesca into painting, but it was a scandalous love affair. Francesca was a commoner from Venice who wasn't accepted in the circles of Roman high society to which Agostino belonged. But the banker wasn't going to let etiquette stand in his way, and he asked Raphael to tell his story. La loge de Psyché raconte les épreuves qu'a dû rencontrer Psyché pour pouvoir épouser Cupidon et être admise par les dieux de l'Olympe. Donc on a les 10 principaux épisodes qui entourent les 2 scènes finales du mythe, qui sont la scène du Conseil des dieux et du banquet des dieux. Ces 2 scènes font directement allusion à la situation qu'est en train de vivre Agostino Chigi et Francesca Ordeaschi. Non pas pour l'admission qu'elle doit avoir auprès des dieux de l'Olympe, mais l'admission de Francesca Ordeaschi au sein de cette haute société romaine. Les guirlandes végétales sont vraiment exceptionnelles parce qu'elles représentent une variété d'espèces exceptionnelles, et on y remarque aussi quelques dessins pornographiques. Ces dessins pornographiques n'ont pas seule vocation à être obscènes. Et en fait, ils sont une métaphore de l'union sexuelle pour faire un vœu de fécondité, de prospérité pour les jeunes maîtres donc, de la maison. Raphael seemed unstoppable. This was his moment of artistic exaltation. But while he was decorating the Villa Farnesina, his mind was elsewhere, and he experienced an artist's block. A woman had come into his life, and he couldn't go on without her. Raffaello non riusciva ad andare avanti, era distratto, era deconcentrato, non riusciva ad andare avanti, e Agostino Chigi capì che doveva mettergli la sua donna e il suo amore vicino, e soltanto in questo modo avrebbe portato a termine i lavori, ed è quello che puntualmente successe. E questo è stato un po' alla base anche del mito di questo rapporto fra un pittore e una modella della quale non può fare a meno, che è assolutamente indispensabile alla sua arte. Questo è stato poi quello che ha creato il mito. A girl appears at the window of a baker's. The painter is enchanted by her beauty, and he loses himself in the depths of her brown eyes.
in the freshness of her rosy lips and the raven black of her hair, held back by a golden turban. Her face, reflected in the Tiber, is the image of a goddess. This is the legendary tale of how Raphael met his Venus, traditionally identified in a daringly sensual portrait. È un'immagine privata, questo va sottolineato, perché c'è una carica di sensualità che non sarebbe stata inserita in un dipinto messo al pubblico e se ne accorsero tutti, tanta è da tenerla celata. È un'opera in cui si può ricostruire proprio l'esecuzione attraverso una serie di analisi che sono state fatte in occasione di diverse mostre e in queste analisi si vede che il dipinto ha avuto una lunga storia, cioè Raffaello probabilmente aveva prima un'idea diversa, un'idea leonardesca per fare questo ritratto. La riflettografia mostra il disegno e il disegno è fatto proprio, come dire, all'impronto, cioè lui ha posizionato la figura e quindi probabilmente l'ha fatta dal vivo. Non c'è un disegno preciso, c'è lo schizzo della posizione del braccio che poi modifica, anche lo stesso bracciale famosissimo in cui è scritto Raphael Urbinas viene modificato e si sovrammette al fogliame dello sfondo. Le titre original du tableau est Portrait de jeune femme. Et c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on lui a attribué le surnom sur lequel elle est connue, c'est-à-dire Fornarina. Donc, selon la tradition, serait la maîtresse de Raphaël. Elle est identifiée donc à la fille d'un boulanger qui vivait près de la villa Farnesine et dont Raphaël est tombé amoureux peu de temps après son installation à Rome. La Fornarina became the prototype of the artist's model lover that has fascinated us ever since. A legend that has captivated many, but may not reflect reality. Questo nome, La Fornarina, compare in una scritta posta sotto un'incisione di Domenico Cunego, datata 1772. Aveva ricevuto l'incarico Domenico Cunego di fare le incisioni di 9 capolavori dell'arte italiana e nell'incisione della Fornarina cosiddetta c'è una frase Raffaelis Amasia vulgo la Fornarina. Quando è uscita questa incisione, il mondo improvvisamente fu colpito come da un virus letale, e cioè che fosse stata trovata finalmente il nome, o se vogliamo meglio il soprannome, di quella che era la donna amata da Raffaello, mentre ci troviamo di fronte a uno dei più colossali equivoci della storia dell'arte. Il senso, sempre per inseguire il nome Fornarina, è collegato con una tradizione lessicale dove forno è usato come metafora per l'organo sessuale femminile e tutto quello che si collega è, diciamo, una dimostrazione che questa Fornarina voleva dire, nell'ottica di Domenico Cunego, una meretricula, che vorrebbe dire una giovane prostituta. However, a closer look at the picture can reveal clues that lead to a very different hypothesis about the identity of the subject. Le tableau nous livre quelques indices de l'identification de ce modèle. Elle est coiffée d'un turban et sur ce turban est agrafé un pendentif où on peut voir une perle, un diamant et un rubis. Ce bijou est un bijou traditionnel de la Renaissance, mais il se portait
plus souvent sur une robe, sur un châle ou sur un corsage. Ici, elle le porte en couvre-chef et symboliquement, ça prend une autre signification. Ça signifie qu'elle a conquis l'honneur d'un couvre-chef en épousant un homme plus riche, donc d'une condition sociale plus élevée que la sienne. Le deuxième bijou, c'est une bague, une alliance qu'elle porte à l'annulaire gauche, et des travaux de restauration ont démontré qu'à l'origine, elle était sertie d'une pierre avec l'étoile de l'écusson Chigi, probablement de l'écusson Chigi. Ce détail a ensuite été recouvert d'une couche de peinture couleur chair qui est venue comme effacer ce détail qui livrait probablement un indice sur l'identité du modèle. Tous ces détails coïncident étonnamment avec l'histoire de Francesca Ordeaschi, qui était donc l'épouse d'Agostino Chigi. We'll probably never know her real identity. She remains a nameless goddess in the world of mortals. And yet, it is believed that her face encountered Raphael's brush once more, when he painted her in another famous portrait, La Velata, the woman with a veil. One woman nude and the other dressed. They could be two faces of the same Venus. Ci troviamo di fronte a quello che è l'aspetto della sublimazione della bellezza femminile. Non fa altro che rappresentare di fatto la Venere celeste e la Venere terrestre. Of all Raphael's portraits of women, the most extraordinary is La Velata in the Palazzo Pitti in Florence. Raphael would very frequently, in his portraits, use an element. It might be a hat, it might be a gesture to create the distance in space. In this case, the veil that goes around the female sitter's head creates a series of lights and shadows fall across her body. She then has this low-cut dress and jewelry around her neck, all painted with great love and attention. And then, just to make the picture not too perfect, a little kind of human touch, a wisp of hair escapes from the rest of her hairdo and kind of falls across her face, and it gives it a realism that makes the portrait instantly engaging. In Rome, inspired by the love of his life, he created an image of feminine beauty which came even closer to the ideal he had always pursued. But in the last years of his life, Raphael was also interested in another kind of beauty, that of classical antiquity. It was a world that still harbored many surprises, but he didn't yet know that to find them, he would have to gaze not at the sky, but into the depths of the earth. In the darkness of the Eternal City, a world existed that had yet to be discovered. A dark, subterranean world that Raphael yearned to unearth. With only a torch to light his way, the young prodigy descended into a dark cave. Monsters, animals, mythological creatures. Raphael was a curious and enterprising archaeologist. That cave was a recently discovered site, the last remains of one of the most sumptuous villas of ancient Rome, the Domus Aurea. He started to be part of a circle of friends who would explore Rome, go into the Domus Aurea, which at that point involved descending down into dark, cavernous spaces with torches to explore
the buried ruins of the Domus Aurea, or going out on excursions, be that in the area inside the Roman walls. Raffaello era diventato negli anni romani uno straordinario conoscitore di architettura, di scultura, di pittura antica, un archeologo davvero. Un caso interessante è quello del suo rapporto con le grottesche, con le grandi opere che si potevano vedere sepolte all'epoca nei resti della Domus Aurea. Le grottesche sono dipinti molto fantastici, molto liberi, molto creativi, pieni di mostri, di figure che si trasformano, pieni di immagini irrazionali, irrealistiche. Si innamora di questo tipo di pittura, a quel punto di colpo diventa il più grande pittore di grottesche. E questo è tipico di Raffaello. Example of grotesque art can be admired in the Vatican lodges, known today as the Raphael lodges. A vast fauna springs to life on the walls, where animals dance in a riot of color, reminiscent of ancient Rome. To complete this commission, Raphael set up a construction site with all his assistants. He used everyone in his workshop to create these decorations, the like of which had never been seen before. Il modo di Raffaello di dirigere il cantiere è un modo peculiare, molto organizzato. Dal 14-15, quando è al lavoro nella Roma leonina e per Leone X assume incarichi differenti, importanti sull'architettura, sull'urbanistica, il tempo comincia a diventare poco. Raffaello non è pigro, è un grande lavoratore, è il genio che è, ma non riesce assolutamente a portare a termine tutte le commissioni da solo. A questo punto arrivano nella sua bottega non solo Giulio Romano, Giovan Francesco Penni che erano lì, Giovanni da Udine che si occupava degli stucchi e delle decorazioni dei festoni, anche delle grottesche, ma cominciano ad arrivare da tutta l'Italia i giovani, ma parlo di giovani che avevano 16 anni, 15 anni, cioè le logge vaticane di Raffaello sono un'opera portata a compimento da un manipolo di ragazzi che accorrono da tutta l'Italia per imparare il mestiere nel cantiere del più grande maestro vivente. The young prodigy had become the greatest master in Rome. But his quest for beauty was unstoppable. In the Eternal City, Raphael studied the remains of classical antiquity more closely than ever, convinced that this was the only way to get to the very origins of artistic perfection. Nell'antichità classica c'era tutto. C'era la bellezza femminile, c'era la bellezza apollinea, quella idealizzata, e c'era la bellezza drammatica, quindi era un deposito infinito di stimoli per un artista come Raffaello. Rome was an endless source of inspiration for Raphael. It was his muse to be loved and protected. He decided to commit himself to preserving the magnificent treasures of the Roman Empire. And in a famous letter to Pope Leo X, the artist spoke out against the poor conservation of this precious heritage. It pains me to behold this city, which was once the queen of the world, so wretchedly wounded as to be almost a corpse. La lettera a Leone X fu redatta negli ultimi anni di vita di Raffaello, intorno al 1519, per funzionare da introduzione
alla grande opera archeologica che Raffaello stava progettando in quel momento, e cioè una sorta di ricostruzione di Roma antica. Lui mette in atto un programma di rilievo e catalogazione specifica di tutte le antichità della Roma classica. Chiaramente in questo senso cambia anche il suo rapporto con l'antico, che assume una maggiore consapevolezza in un'idea anche di conservazione attraverso la conoscenza e lo studio, che ancora ad oggi potrebbe essere una guida per noi. The Pope appointed Raphael Prefect of Antiquities. He was the first person in the history of Rome to receive this title, and it crowned the artist as the entrepreneur of visionary undertakings. This colossal archaeological work was unfortunately never to see the light of day. Raphael was in the prime of life, full of energy and with an irrepressible desire to experiment. Not yet 40 years old, he unleashed his artistic flair, reaching the peak of his career, unaware of the ill luck fate had in store for him. The fire of the Allied bombers burns the freezing air of the German winter. It's 1945, and the city of Dresden has been razed to the ground, bringing the Nazi regime to its knees. Hell reigns above ground, but down in a train tunnel not far from the city, 60 crates full of works of art lie hidden. The war ended a few months later. Germany had lost, and Soviet troops discovered the tunnel. Among the works of art, they found a painting of a mother embracing her child. The picture was taken to Moscow, where a Russian reporter of Jewish background looked into the eyes of the woman and recognized the faces of all the mothers who had died in the Holocaust. The picture was one of Raphael's most famous paintings, the Sistine Madonna. Those dark, spellbinding eyes, painted in the 1500s, gaze at us across the centuries. Open to so many interpretations, in this case, they seem to condemn the tragedy of a world war. This, too, is the power of Raphael's art. La Madonna Sistina è un'immagine sorprendente perché è una vera e propria rivoluzione nel campo delle pale d'altare. L'immagine a cui noi oggi siamo molto abituati, all'epoca dovette fare clamore, sensazione, perché la Madonna col bambino in braccio era mostrata come un'apparizione divina. Su un letto di nuvole, mentre avanzava verso lo spettatore, c'era un sipario che si apriva davanti ai nostri occhi, c'è proprio una tenda con un palo, con gli anelli, che si piega davanti ai nostri occhi mentre le tende si aprono, e questa Madonna sta avanzando verso lo spettatore con due figure di santi che in qualche modo o alludono alla Madonna o alludono al pubblico fuori dal dipinto. Una capacità di coinvolgere lo spettatore straordinaria, come se il dipinto fosse una specie di teatro sacro a cui noi stiamo assistendo. Two cherubs in the foreground look almost bored as they watch the scene above their heads, as though leaning on the balcony of a theatre.
Those two little angels count among the most recognizable images of Italian Renaissance art and are part of a painting that was, for centuries, the most famous in the world. La Madonna Sistina ha una storia abbastanza curiosa. Per tutto il Cinquecento e per tutto il Seicento è rimasta un po' appartata. Poi a metà del Settecento viene venduta, ahimè, e lascia l'Italia e va a Dresda in uno spettacolare museo dove si erano radunati moltissimi capolavori italiani, e da quel momento diventa un'opera famosissima. Sicuramente la più famosa di Raffaello, forse la più famosa opera d'arte al mondo. E poi cosa succede? Improvvisamente nel 1911 viene rubata la Gioconda al Louvre in un modo romanzesco, rocambolesco, e viene poi ritrovata l'anno dopo in Italia, e questa sparizione della Gioconda, che diventa una notizia globale attraverso i giornali, i mezzi di stampa, eccetera, fa sì che questo dipinto dall'oggi al domani diventi l'opera più famosa del mondo, probabilmente. Per cui, vuol dire, la Madonna Sistina è rimasta in auge come l'opera più affascinante, più celebrata, più copiata e più imitata del mondo dalla metà del Settecento fino agli inizi del Novecento. Poi il mito della Gioconda ha travolto tutto. During his Roman period, Raphael created universal icons that became the protagonists of incredible sagas and inspired evocative, almost magical stories. Legend, myth, and a little magic surround one of the painter's last masterpieces that can be found among the pages of a German fable from 1800. The Madonna della Seggiola, an everlasting symbol of maternity. The Madonna della Seggiola is the last of Raphael's great circular paintings, so-called tondi. He has perfected the idea of how to show a group of figures in a circular composition. The Virgin Mary in the Madonna della Seggiola seems both at ease, but also at once anticipating her loss when Christ will die. That is his destiny. The child holds the central position, is close to and in a relationship with his mother, and yet her role is that little bit more distant, that little bit more melancholic. It is, of course, striking for an artist who lost his own parents when he was very young. L'immagine della Madonna è praticamente quello per cui è più noto Raffaello, la dolcezza delle sue Madonne, la bellezza delle donne che raffigura. C'è però comunque da tenere presente che lui, nell'arco della sua vita, assorbe tantissimo tutto quello che vede e impara continuamente, cambia continuamente. Metamorfosi. Questa parola coglie un altro elemento tipico di Raffaello, che oggi forse ci piace ancora di più, e cioè la capacità di mutare continuamente, come i grandi artisti contemporanei, di non essere mai uguale a se stesso. Basterebbe guardare le prime opere di Raffaello, quelle dipinte intorno al 1500, e le ultime, quelle del 1519-20, per rendersi conto che si tratta di due artisti completamente diversi. Se non sapessimo dai documenti, dalle fonti, che sono opere dello stesso pittore, probabilmente noi storici dell'arte ipotizzeremmo due artisti diversi.
The peak of Raphael's metamorphosis can be seen in his last painting, The Transfiguration of Christ. The German philosopher Nietzsche described it as a world of Apollonian beauty. It is a work that stands out for its dynamic drama. It is two pictures in one. Raphael depicts two distinct moments in the Gospel story as taking place at the same time. The master of Urbino overturns the time sequence of the story. The upper half shows the apparition of the risen Christ as he reveals himself to his disciples, bathed in divine light. Whereas the lower half shows a later episode, the healing of the possessed boy, freed by Christ from his demons by a miracle, for all things are possible to him that believes. Vengono giustapposti i due episodi e sono due episodi che non solo dal punto di vista iconografico ma anche dal punto di vista stilistico sono messi in contrasto da Raffaello, perché mentre nella parte superiore, nell'apparizione di Cristo, c'è questo sfolgorio di luci quasi pre-barocche, nella parte bassa, dove le ombre si addensano maggiormente e dove sono rappresentati questi straordinari ritratti di apostoli che emergono proprio dall'ombra, colpiti dalla luce, sembra quasi di vedere una sorta di profezia della pittura caravaggesca. Ecco, pensare che un quadro di Raffaello 1520 possa essere stato profetico per la grande arte barocca e naturalista del Seicento ci fa capire l'impatto straordinario, devo dire, quasi senza confronti, che la pittura di Raffaello ha avuto nei secoli successivi. In 1520, Raphael fell gravely ill. The Transfiguration was hung by his bedside. The painter was able to admire his work before closing his eyes for the last time. A great lover of women who indulged beyond measure in the pleasures of the flesh. This is how Giorgio Vasari described Raphael's passion for women, suggesting that erotic overindulgence could have led to the painter's death. È un aneddoto probabilmente inventato, ma come tutti gli aneddoti ha un nucleo di verità. La storia probabilmente non è vera. Lui è morto quasi sicuramente di polmonite. Ci sono degli studi medici molto seri fatti intorno agli anni 30 sui resti di Raffaello, che in base a una serie di indicazioni, di sintomi o di documenti sostengono che sia morto di polmonite. The most celestial artist of the Italian Renaissance was buried in Rome in an ancient temple dedicated to the gods, the Pantheon. It was an honor reserved for very few, almost as though he were a divinity himself. Se poi pensiamo che la sorte lo fa morire nella notte tra venerdì santo e sabato santo, muore la notte in cui è morto Gesù Cristo. He was a prodigy of nature, as the epitaph on his tomb reminds us. In his life, nature feared defeat, and in his death, she herself feared to die. Raffaello è stato considerato sempre, non dico un santo, ma addirittura nella sua vita è stata fatta analogie con la vita di Cristo. Era considerato un esempio di buona grazia, di bontà, di gentilezza. Era amato da tutti. Ecco, Raffaello non era certo il prototipo del pittore maledetto, anzi, era un pittore benedetto, era un pittore amato dai committenti, dai suoi colleghi. Non era odiato ed aveva un rapporto sereno con il mondo e anche con la sua fortuna, perché divenne ricchissimo e ebbe successo, un pittore di successo, ecco. A procession moves from Castel Sant'Angelo to the Pantheon.
Carts, horses, and armed men set the pace. Behind them streams a crowd of artists with flaming torches held high in honor of the great painter. Cardinals and Swiss guards follow on. From the windows, women throw flowers onto the coffin of the artist who won their hearts more than any other. It could almost be the funeral of a prince, and perhaps it is. And so Rome salutes its young prodigy for the last time. Raphael died on the 6th of April, 1520. But ideal beauty lives on, thanks to him.